Se produci musica e non sei soddisfatto del risultato, sappi che si possono aggiustare moltissime cose. Basta avere il giusto ascolto. Ciao, sono Alessandro Giordani, chitarrista e producer, e in questa nuova puntata di Mix and Coffee vi voglio parlare di come sia possibile finalmente registrare, missare e masterizzare facilmente in casa o in mobilità grazie a delle cuffie innovative. Se non avete infatti un ambiente trattato acusticamente o dei monitor dedicati, difficilmente otterrete dei mix bilanciati, poiché il vostro ascolto sarà falsato, ad esempio con delle basse frequenze troppo elevate o dei buchi o dei picchi su altre frequenze. La soluzione viene da Hollow Audio, una ditta produttrice di cuffie monitor professionali calibrate espressamente per la fase di recording, mix in stereo e mastering e mix spaziale a 360 gradi. Sono 3 modelli di cuffie professionali con dei driver da 50 mm e una potenza massima di 108 dB SPL che vi aiuteranno enormemente nelle varie fasi della produzione musicale. Trovate come al solito il link in descrizione. Se volete registrare e monitorare il suono con precisione, il modello da scegliere è l'S4R, delle cuffie monitor adatte anche per il podcasting, molto comode e con un peso di soli 382 grammi. Uno degli aspetti infatti di una buona registrazione è la precisione dei dettagli che devono essere preservati in maniera naturale, con una risposta in frequenza che va da 20 Hz a 20 kHz e un'impedenza di 32 ohm. Le cuffie S4R offrono una risposta in frequenza lineare e un'estrema cura nella rappresentazione dei transienti, ed essendo delle cuffie chiuse la fuoriuscita del segnale è minima, per cui viene praticamente azzerato il problema dei rientri microfonici quando andiamo a registrare. Sono cuffie progettate pensando all'ambiente in cui verranno usate, ad esempio in uno studio, in casa o in mobilità, dove il rischio di caduta, di inciampare sul cavo o di collegarle a delle uscite sbagliate potrebbe essere all'ordine del giorno e quindi comprometterne la durata. Essendo però costruite con del materiale di qualità, questo problema non sussiste. La taratura delle S4R è pensata per chi ha bisogno di un monitoring accurato per registrare o per delle sessioni di podcast, e risaltano soprattutto le frequenze medie che sono fondamentali per capire bene i dettagli e la dinamica. Ed entrambi questi aspetti sono cruciali per registrare strumenti o voci al massimo livello. Avete bisogno di cuffie per il missaggio stereo, le S4X sono il modello più adatto, con un peso di soli 350 grammi. Una frase coniata per queste cuffie è molto indicativa: lineari appena fuori dalla scatola. Questo perché restituiscono un suono neutrale perfezionato negli anni grazie al team di ricerca e sviluppo e alla collaborazione con dei tecnici professionisti nel campo del mixing e del mastering. Le cuffie sono aperte e perfettamente calibrate, un aspetto quest'ultimo fondamentale per avere dei risultati professionali sia nel mix che nel mastering, con una risposta in frequenza che va da 20 Hz a 20 kHz e un'impedenza di 32 ohm sono ideali per il missaggio. E puoi espandere le opzioni di monitoring con le emulazioni del plugin Waves NX delle regie più importanti al mondo. Riguardo la taratura delle S4R contro le S4X, queste suonano leggermente più scure e calde e rappresentano al meglio come suonerà una tipica regia. Ed è questo uno degli aspetti che le rende un punto di riferimento per missare e produrre in stereo. Sono presenti infatti in oltre 10.000 studi in tutto il mondo. Ragazzi, ma prima di vederle nei dettagli, se il video vi sta piacendo, cliccate mi piace, mi piace e non azzardatevi mai a iscrivervi a questo canale. Non vi voglio. Sappiate però che soltanto a 100.000 iscritti vi dirò perché. Non dovete iscrivervi al canale.
S5X sono cuffie con un'impedenza di 50 ohm progettate specificamente per il mixing audio spaziale. Pensiamo al monitoring per Dolby Atmos, Sony 360, Aura 3D ad esempio, con un carattere più chiaro che aiuta sia nel posizionamento delle sorgenti a 360 gradi, sia nei movimenti dell'audio in 3D, come nel Dolby Atmos. Sono cuffie aperte dal peso di 420 grammi e con una risposta in frequenza neutra che va dai 15 Hz ai 22 kHz e sono ottimizzate per traslare l'audio spaziale in cuffia. Hanno infatti un'estrema precisione delle posizioni e dei movimenti su uno spazio di 360 gradi e la curva di riferimento per queste cuffie è stata sviluppata prendendo spunto da uno studio Dolby Atmos certificato. E grazie a un accurato accoppiamento degli altoparlanti e all'utilizzo dell'analisi del dominio delle frequenze si percepisce al meglio il centro immaginario di un mix e questo è fondamentale per ottenere un'esperienza davvero immersiva quando si utilizzano plugin per l'emulazione della regia in modo binaurale. L'altoparlante è progettato con un angolo decentrato in una scocca con radiazione conica. Tutte e tre le cuffie risultano molto comode, in primis grazie alla fascia autoregolante in acciaio inossidabile che è progettata per sopportare anche delle flessioni estreme ed è ricoperta in un tessuto in similpelle molto morbido. Il peso è ben distribuito e sono ideali anche per lunghe sessioni in studio di registrazione. I padiglioni di legno sono in noce americana e le piastre posteriori sono in alluminio. I cuscinetti sono composti da un'imbottitura in velluto e in similpelle sulla superficie a contatto con la nostra pelle. Ed essendo molto morbidi non scaldano e non fanno sudare le orecchie. Spesso purtroppo si sottovaluta il cuscinetto non sapendo che incide notevolmente sulla risposta in frequenza e grazie all'accoppiamento con il velluto si ha una riproduzione omogenea della parte bassa. All'interno poi ci sono degli altoparlanti accoppiati in laboratorio con un procedimento automatizzato e perfezionato in ben 5 anni di ricerca e sviluppo e questo procedimento include l'analisi del dominio di frequenza che è una procedura ben più completa della sola analisi in SPL. Inoltre le parti anteriori e posteriori della cavità dell'altoparlante sono isolate tra loro con una separazione pari al 100%. Il principio è simile a quello di un cabinet chiuso per chitarra o basso, con una risposta in frequenza più omogenea e con una netta separazione delle basse e delle medie. Anche il cavo rimovibile in silicone è bello a vedersi, molto facile da maneggiare e con un nucleo centrale in rame senza ossigeno che restituisce il segnale originale senza armoniche o altre distorsioni udibili. La connessione è il classico mini jack da 3,5 mm ed è fornito anche di un adattatore per jack stereo da 6,3 mm. All'altra estremità il cavo presenta la scritta LR, left e right, ed è reversibile. Questo permette di avere il cavo che scende dietro la schiena quando si suona uno strumento, oppure girando le cuffie e ricollegando i rispettivi cavi left e right abbiamo comodamente il cavo davanti quando lo colleghiamo ad una scheda audio. A partire poi dalla versione 1.3 in ogni cuffia è incluso il plugin di calibrazione USC nei formati Audio Units e VST3 per Mac e PC, che migliora la risposta in frequenza lineare da una tolleranza di circa 2 dB a una tolleranza di circa 1 dB. E il bello è che a differenza delle calibrazioni standard proposte da chi produce il software di correzione, USC adatta la calibrazione in maniera specifica per ciascuna cuffia. In questo modo garantisce che la risposta in frequenza delle cuffie da studio sia quanto più lineare possibile. A veniamo a costi, il modello S4R indicato per registrazione podcast è di 419 euro, il modello S4X per il missaggio in stereo è di 449 euro, mentre il modello per il missaggio spaziale S5X è di 489 euro. Vi ricordo che sono prodotti altamente professionali che valgono sicuramente il prezzo richiesto e la garanzia limitata di 5 anni è un'ulteriore conferma dell'alta qualità di queste cuffie. Come al solito vi lascio il link in descrizione. Di queste tre cuffie ne terrò una, ma non vi dico quale. Anzi, facciamo un indovinello, scrivetemi voi quale terrò con un bel commento qui sotto, che ovviamente non leggerò. Ho fatto pure la rima. Grazie ragazzi, ci vediamo la prossima settimana con il prossimo video. Buona musica!